A volte ti succede di non capire bene cosa diciamo noi italiani? Ebbene, forse le parole che non comprendi non sono in italiano, bensì in latino. Sì, hai capito bene. In questo primo video abbiamo visto 5 espressioni che noi italiani utilizziamo quotidianamente ed ora andremo avanti. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Forse non lo sai, ma oltre il 65% di chi guarda questo canale non è iscritto. Se pensi che questi contenuti siano utili per migliorare il tuo italiano, ti chiedo il favore di iscriverti al canale. Questo mi aiuta molto più di quanto tu non possa immaginare e mi consentirà di continuare a pubblicare video lezioni gratuite di qualità. Grazie mille per la collaborazione ed ora continuiamo. La prima espressione è idem, che noi usiamo moltissime volte al giorno. Serve per dire lo stesso e si usa proprio quando vogliamo indicare che vogliamo la stessa cosa della persona con cui parliamo. Prendo un caffè? Idem. La settima espressione è in itinere. Significa che qualcosa è in corso, che è, diciamo, in viaggio, quindi non è completato. Vediamo un esempio. Il progetto è ancora in itinere. Ti piacerebbe ricevere un'email con tanti contenuti legati alla lingua e alla cultura italiana? Se sì, allora basta scansionare il codice QR che vedi oppure puoi usare il link che troverai in descrizione. Ogni giovedì ti invierò un'email con un sacco di cose interessanti legate alla lingua e alla cultura italiana. Ma continuiamo. Hai mai notato che quando si beve un po' di vino si tende a dire la verità? Viene fuori la verità? Ebbene, è proprio questo il significato dell'espressione in vino veritas. Ieri sera hai parlato troppo. In vino veritas. Quando noi italiani commettiamo un errore, spesso lo chiamiamo lapsus. Ho detto il nome sbagliato. Che lapsus! E poi naturalmente c'è il lapsus freudiano, ovvero succede quando commettiamo un errore e quell'errore tende a rivelare l'inconscio, pertanto sentimenti o pensieri che dovrebbero rimanere nascosti. Vediamo un esempio concreto. Siamo in un colloquio di lavoro. Ecco cosa dice il candidato. Sono molto bravo a evitare responsabilità importanti. Questo è un lapsus freudiano, perché in realtà la persona avrebbe voluto dire sono molto bravo ad assumere responsabilità importanti. E questo forse sta a indicare una certa riluttanza o paura del candidato di fronteggiare responsabilità grandi. Quando parliamo di qualcuno e poco dopo quella persona arriva, usiamo l'espressione lupus in fabula. In realtà questa è l'espressione latina, ma ce n'è anche un'altra. Infatti possiamo dire: ah, si parla del diavolo!
e spuntano le corna, ma a volte semplicemente utilizziamo la prima parte, e cioè si parla del diavolo puntini puntini. Ma ritorniamo all'espressione latina, e cioè lupus in fabula. Eccolo, lupus in fabula, stavamo parlando proprio di te. Ed ora tocca a te. Ti chiedo di scrivere un esempio di frase con una delle espressioni che abbiamo visto insieme. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere cuore qui sotto. In questo video abbiamo parlato di alcune espressioni importanti in latino, ma ci sono molte altre espressioni che noi italiani usiamo nella vita quotidiana. Ecco perché il prossimo passo è quello di guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.